Bonsoir, bonsoir. Buonasera, buonasera. Eccoci qua. Luna nuova e vergine, potevo mancare per raccontarvela. Intanto ringrazio tutti quelli che in differita mi seguono. Sapete che ultimamente non vi dico mai quando va in onda, eccetera, perché ci sono nuove chiamate, nuovi movimenti. E visto che in questo momento tutto si sta muovendo alla velocità della luce, seguiamo questa danza e radichiamoci alla terra e seguiamo questa luna in vergine, vediamo cosa ci vuole dire. Bonsoir Anna, benvenuta, benvenuta. Sei riuscita a beccare. Brava. Quindi benvenuti. Un secondo solo che condivido. Eccolo qua. Stasera speriamo di essere un po' più fortunati dell'onda, ma non sono a... eh, sì, mi stai facendo l'apposta. Non sono a Luxor, sono in Mar Rosso, deciso questa luna in Vergine, qualche giorno di riposo e sono venuta in Mar Rosso a poche ore da Luxor, questo meraviglioso mare, break che ci voleva, perché tutto è stato veramente velocissimo ultimamente. E quindi pronti per condividere che cos'ha questa luna da dirci. Ciao Elga! Wow wow! Vediamo un po'. Nuova luna, vediamo cosa ci vuol dire. Partiamo da queste cose che chiamo io visioni e previsioni. Sapete che sono le mie personali vision. Ciao Patrizia, buonasera e benvenuta. E partiamo dall'Ariete, vediamo questa luna in Vergine, cosa vuole dire a tutti quelli dell'Ariete. Sapete che dovete meglio se ascoltate sia il vostro segno, il vostro ascendente e anche la vostra luna. Eccolo qua, il mitico Moonchild che non poteva mancare. Gli ho detto che andavo in onda e mi ha chiesto 50 volte quando andavo in onda. E io non lo so mai. Arieti, pronti via. Miei cari Arieti, è giunto il momento di veramente di togliersi quel velo che ancora vi nasconde ed è giunto veramente il momento di credere veramente in chi siete, di avere quella grandissima fiducia, no? In chi siete e mostrare veramente quel fuoco di anima, ok? Siamo pronti a vedere quel fuoco. E Ronnina? Guarda, per l'Ariete è come se ci fosse un nuovo inizio, che non sapete che non è un nuovo inizio, ma siete pronti, avete esattamente già tutto, come se vi doveste liberare da da una maschera, da un velo che ancora vi ricopre e dovesse veramente manifestare qualcosa, ma per manifestare questa cosa che volete portare, dovete mettere ben giù quelle basi devono essere veramente messe giù nel modo giusto, cioè devono essere ancorate alla terra quelle basi, ok? Portare quell'armonia proprio in quella manifestazione che volete trasmettere in questo momento, è veramente molto importante. Allora solo in quel momento
quella strada che tanto state aspettando si potrà aprire, ma dovete veramente togliervi veramente quel peso addosso e dovete imparare un attimino a lasciare che la vostra anima vi guidi. Dovete lasciare il comando. Brava, è ora che tu scaldi il motore, ma è ora che sali su quella Lamborghini gialla, come dico io, e inizi a girare, ok? E, e dovete lasciare che la vostra anima vi guidi, ok? Che la vostra anima vi sta dando delle precisissime informazioni, ok? Su dove dovete andare e come dovete andare, ok? Quindi ascoltate, guardate se la sincronicità, fermatevi un attimo invece di correre sempre, di avere la mente in mille cose, fermate il focus. Io sono quel canale di terra e cielo, mi fermo e osservo e tutto si mostrerà assolutamente a voi, ok? Quindi attenzione alle sincronicità e aprite gli occhietti e le orecchie e più che altro aprite il cuore, cercate di sentire, ok? E di vedere cosa c'è. Vediamo quali altri messaggi sono per la rete. Fratelli, voi avete una riuscita, questa riuscita c'è anche con l'uomo. E secondo me è più una riuscita di un progetto, più che una riuscita di amore, una riuscita di un progetto che state mettendo all'opera, ok? Guarda, c'è proprio la riuscita, siete voi che avete mille paure e vi state un pochino boicottando, ma è tutto assolutamente prontissimo davanti a voi e dovete veramente andare con la leggerezza infinita che quel bambino che dentro di voi porta. E lì portate proprio la riuscita, vedete proprio le sale sono assolutamente aperte e sono anche aperte per un incontro romantico Oz, quindi Ariete, yalla yalla, mollatevi, ok? Vediamo quali sono gli aiuti che viene chiamati Aries. Guardate un pochino, c'è un ciclo di trasformazione. Qui è giunto il momento di veramente, come se voi faceste una rinascita, come se iniziaste piano piano a salire per andare verso la luce, verso il sole. È come se voi doveste fare una grande danza e in questa danza trovate veramente la strada della luce, strada che vi porta veramente verso la luce, verso dove dovete andare, no? Prendendo quel sole tra le vostre braccia, quel sole che siete voi, quel sole siete voi, quindi mostrando veramente di sì, ok? E guardate un po' l'altra carta è Saturno. Cosa dice Saturno? Saturno vi chiede non di essere rigidi, ma di riconoscere, di accettare chi siete. In questa rinascita accettate chi siete ora. La vostra trasformazione non siete più quelli che eravate una volta, ma accettate chi siete oggi. E finché non vi prendete carico veramente di chi è il vostro essere, di chi portate qui ora, le cose non possono andare avanti. Ok? Quindi, avanti, 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 avanti. Toro, i miei amati Toro, lamentoni Toro, lamentoni loro sanno di chi parlo. Vediamo un pochino. Grazie Anna, non sono io che sono precisa, ma sono i miei suggeritori, il mio mondo meraviglioso e visibile, che è molto visibile e mi accompagna sempre, non sono mai sola. Toro, vediamo un po' questa luna in Vergine per il Toro. Allora, Toro, qui c'è da portare veramente un ordine, c'è da riportare tutto in balance ed è ora veramente fare quel cambio, quel cambiamento di strada che tanto che stai siete lì, lo potete fare, aspettate, aspettate. È giunto il momento di iniziare a camminare,
di smettere di brontolare, di smettere di fare piagnoni, ma di mettersi in bicicletta e di iniziare ad andare. Non è più tempo. Ora è proprio il tempo di creare la nostra realtà, è il tempo di veramente prenderci cura di noi, ma prenderci cura proprio della nostra anima, voglio proprio essere qua, voglio proprio fare questo, questa è la cosa per me, capite? Come funziona adesso? Allora, Toro di nuovo, c'è il cambio, è inutile che vi scappate perché c'è proprio un cambiamento molto importante che dovete fare ora ed è un cambiamento che vi porta veramente a camminare e a manifestare qualcosa di nuovo, fare le cose diversamente, non è qualcosa di nuovo, fare le cose diversamente. E facendo queste cose diversamente, voi troverete proprio quelli che sono le vostre qualità, le vostre doti, quelle chiamate, i vostri doni, come potete chiamare, io preferisco chiamarli qualità, no? E perché c'è proprio una chiamata per qualcosa che è lì pronto, che è nuovo da fare. E inizierete proprio a fare una ricerca e cambierete il modo di guardare la vostra anima. Cambierete il modo di guardare i vostri sentimenti, cambierete il modo di guardare voi stessi e vi stupirete di quanto fino ad oggi siete rimasti chiusi davanti a quello specchio senza muovervi, senza andare da nessuna parte, mentre tutto era lì, bastava semplicemente fermarsi un attimo, respirare e guardare che cosa veramente è in vibrazione con chi sono io ora, ok? Vediamo quali altri messaggi ci sono per il toro, toro. Guarda Toro, qui ci vuole, cioè avete la riuscita, ma solo se vi metterete quel vestito che si chiama leggerezza, leggerezza che non è così semplice per il Toro, sapete. Però è giunto il momento veramente di mettervi quell'abito che vi fa sentire belle, vi fa sentire belli e vi fa sentire proprio che potete fare tutto quello che c'è bisogno di nascondervi. Non è più il momento. Guardate, siete voi che ancora vi tenete, ma veramente avete la riuscita proprio davanti a voi e smettete di guardarvi dietro con tutti quei rimpianti, con tutte quelle che vi buttate giù e poi vi sentite male, eccetera, perché la riuscita è nelle vostre mani e ci sarà anche un uomo che porterà veramente un aiuto, un grande aiuto anche a livello monetario, proprio a livello di progetto, secondo me. E anche voi dovete veramente stare in contatto con quella che è la vostra innocenza, con quella che è la leggerezza delle cose che fate, semplici. Ricordate, l'amore è semplice, la vita è semplice, non siamo qua per soffrire, ma siamo qui per essere felici. Lo so che le nostre nonne ci dicevano, anche la mia mi diceva, la vita è tutta una sofferenza. Ma non è vero, ma non è vero. Voi avete la possibilità, se vi togliete quella maschera, se vi mettete qui, di rimettere tutto in balanza. Quindi tutto è nelle vostre mani, Toro. Voi avete la scelta, quindi a voi se rimanere o uscire. Diamo gli aiuti per i nostri amici torelli, le mie bamboline egizie. Guardate un po'. Toro, è ora della verità, è ora di portare veramente quella di amato, quella giustizia, no? Quella piuma di leggerezza che porta che cosa? A pesare col cuore. Il cuore non deve essere pesante, il cuore non deve avere sempre dei pesi da portare, può anche essere leggero. Quindi datevi la possibilità di veramente alleggerirvi e di essere più leggeri e di portare veramente quella verità, così dice Marco porta la verità, la giustizia cosmica dal cielo alla terra. Quindi datevi poi la possibilità di portare tutto in balance
e di portare illuminazione nella nostra vita, ok? Vediamo un po' le carte del Sole e della Luna, l'oracolo, cercatore. È il momento per voi di comprendere, è il momento per voi di creare, è il momento di portare veramente con tutta la giustizia che voi avete dentro, che siete bellissimi, di portare quell'armonia, quella giustizia nella vostra vita. Il toro, le strade sono aperte, basta semplicemente avere il coraggio di mostrarsi e vedrete che quello che pensavate che fosse terribile non lo è assolutamente. Bene, ora passiamo ai miei cari gemellini, gemellini. Andiamo a questa luna di Vergine, cosa porta i gemelli. Miei cari gemelli, è giunto il momento di andare alla ricerca della vostra forza, di quella che vi fa manifestare, di quella che vi fa credere in voi, di quella che non è guerra, non devo andare con le mitra, con le pistole, o non devo andare con le spade, ma devo andare con la mia decisione veramente di portare nella mia vita un cambiamento, di portare nella mia vita quello che io credo che sia giusto. Siete così intelligenti, siete così aperti, quindi è giusto il momento che voi possiate veramente creare tutto questo. C'è un cambiamento, un cambio di, proprio di come se vi accorgeste improvvisamente, vi svegliate e dite porca miseria, fino ad oggi ho pensato una cosa invece completamente diversa. E guardate un po', a quel punto, in quel momento in cui mi dite, ma cavolo, sono stato cieco fino a questo momento, è tutto davanti a me, allora in quel momento le strade si aprono e quella Lamborghini gialla dove dico io è lì pronta per farvi salire e portarvi esattamente dove dovete essere, dove tutto è nel vostro centro e vi riconoscerete, saprete benissimo cosa portare, quindi attenzione a non irrigidirvi, state veramente molto leggeri, state veramente morbidi, non leggeri, dovete stare morbidi e, e semplicemente onorare chi siete e fare quel cambio che vi chiede di lasciare andare il passato che ormai è finito, ormai non ha più nulla da dirvi, ormai è chiuso ed è il momento di disegnare un nuovo mandala e quello sarà il mandala colorato con i vostri colori per la vostra nuova vita. Ok? Vediamo quali altri consigli per i bambini. Allora, c'è un cambio, quindi smettete di sentirvi imprigionati, perché nessuno vi sta imprigionando, ma liberatevi da chi siete, portate fuori quei segreti, pensate che cosa avete ancora da dire che è rimasto in sospeso e tirate fuori e comunicate proprio con la forza di ciò che è giusto, di ciò che è la verità, ok? E allora sì che ci sarà la riuscita anche con una donna che potrebbe essere anche vostra madre. Ci sono delle cose ancora da dire, da sistemare, ok? Quindi ci sarà uno spostamento anche, uno spostamento che vi porterà un'apertura di veramente qualcosa di nuovo, uno spostamento che vi farà incontrare qualcuno, vi porterà veramente l'abbondanza nella vostra vita. Spostamento potrebbe essere anche nella vostra città, non è che dovete andare in Australia o a Caricattì o da qualche altra parte, ok? Abbiamo solo per i gemellini.
guardate, le proposte sacre, come se si mettessero veramente tutti insieme, cioè l'invisibile, vedete, con la dea Nut, che è la dea del cielo, il dio della terra, come se ci fosse un grande cerchio che si manifesta. E queste proposte diventano veramente sacre, come se creaste veramente un cerchio nuovo, una nuova vita che si sta manifestando. E guardate che nel mezzo c'è il mio corpo, io del cuore, con il suo cuore rosso che sta lampeggiando, quindi non dimenticatevi il cuore, per favore, ok? Mai, 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 mai il cuore, fatelo sempre. Nel cartoccio della luna c'è proprio questa, vedete un po', il lasciare andare, perché ora io creo qualcosa di nuovo, una proposta che è sacra, in cui veramente onoro tutto ciò che mi è intorno e posso permettermi di lasciare andare tutto ciò che è stato fino a oggi, perché ora devo seguire una nuova strada, ora devo seguire la via del mio corazon. Campo, Cancer, 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 i miei cancretti. Come state? Tutto bene? Come è andata questa luna stamattina? Ciao Giuditta, grazie a te. Eh, cancro, vediamo il cancro che succede un'invergine. Un'invergine, riconoscete veramente quali sono le vostre, quelli che chiamo io, le vostre qualità, come se finalmente potete portare fuori tutto ciò che sono i vostri doni, tutto ciò che vi appartiene, ok? In una grande leggerezza, proprio come se vi onoraste, quindi con un grande onore, cancro, no? Onorate con la delicatezza, con l'amore che portate dentro, no? Ciao Miki, e manifestatevi, manifestatevi tutta la vostra bellezza, anche con un progetto, mi viene da dire questo progetto comunque ha bisogno di un certo rigore, rigore nel senso deve essere fatto in un certo modo, cancro, ok? Non così alla calore, ma ci deve essere un progetto con delle basi ben piantate per poterlo manifestare nel mondo, ok? Dovete avere il coraggio veramente di manifestare chi siete, proprio come vi ho detto poco fa. Forse un poco di quella rigidità, no? Che non è rigido, ma quel progetto ha bisogno di quelle basi ben solide che siano messe giù per poter proprio planare. E proprio voi andrete proprio velocissimamente verso quella strada e ci sarà non una strada, più di una strada aperta davanti a voi. Quindi lasciate di portare quelle strade, è molto importante. Ok? E, e proprio inserite un cammino, vi rendete conto che avete tutto ciò che vi serve, quindi potete proprio fare una nuova creazione, ma ciò che è più importante vi renderete conto e vi darete il permesso di credere spudoratamente. In che cosa? Quando dico sempre, apro le braccia e credo e lascio andare, no? È lì che credo, è lì che tutta la magia si manifesta perché ciò che è esattamente per me arriva e quella strada magicamente si apre. Ok? Gli altri messaggi sono per il cancro. Allora, quel cancro vi dovete togliere quella maschera da piagnoni, da buonisti che piangono sempre, no? Dovete veramente smettere di essere tristi, veramente smettere di essere depressi, perché è ora che voi usciate fuori e avete quella riuscita. Andate in mezzo alla gente, fatevi gli amici nuovi,
uscite, incontrate persone, perché lì ci sarà la nuova riuscita, lì riuscirete a vedere veramente qual è la grande differenza e vi renderete conto che proprio con la grande leggerezza, con la grande semplicità, le cose si apriranno. Quindi smettete di piangervi addosso, ok? Perché chi c'è e sta semplicemente bloccando la vostra riuscita si chiama soltanto siete soli, siete soli, ok? Quindi, calma. Andiamo, andiamo, andiamo. Vediamo quali sono i nostri cancro. Cancro, cancro. Mm. Ecco, guardate, Osiris, la trasmutazione, proprio c'è bisogno di trasmutarsi, c'è bisogno di uscire da quella pelle e cambiare quella pelle e rinascere e guardare qual è la bellezza di tutto quello che avete intorno, che è assolutamente meraviglioso. Cioè, abbiamo una creazione intorno che è magica, se la guardate, è veramente magica. Quindi imparate ad osservarla, imparate a collegare tutto ciò che è la bellezza. Ok? Guarda che c'è calma, c'è ancora qualcosa da guardare, qualcosa da guardare, ma perché deve essere veramente lasciato andare, come dice Zilde. Ariete, l'ho già detto prima, no, adesso sono al canto, Angela, e lasciate andare, proprio rigenerate quel karma e fate quel cambio, trasformatelo, non sentitevi sempre abbattuti da tutto quello che si sta manifestando. Ok? Grazie, miei cari cancro. E ora passiamo ai miei Lions, 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 la luna in Vergine miei vicini. La vita è stato il primo, Angela. Leone, c'è una ricerca per ritrovare la vostra verità, per ritrovare la vostra parola, per portare nel mondo ciò che veramente credete, ciò che veramente vi appartiene, ciò che veramente è voi. È proprio il momento di fare questo percorso molto importante, con questa luna di Vergine, no? Cose essenziali, la vostra verità. Io mi riconosco e so chi sono e riporto armonia dentro di me, in quelle basi, e riporto soprattutto una grande balance dove nel mio cuore voi dovete un pochino mettere un po' di pace, un po' di pace in quel cuore, come se portaste quel cuore e sì, tanto è registrato Angela, quindi potete parlare con me. È proprio come se quel cuore ve lo mettesse sotto pressione e lo faceste proprio andare a mille. Invece in questo momento vi dovete portare proprio come una pace in quel cuore, perché è giunto il momento che voi guardiate quali sono le vostre emozioni e le portate dentro di voi, senza nessun tizio, senza nessuna costrizione, con la bellezza di vedere quali sono le emozioni che vi stanno accompagnando, che cosa vi stanno indicando. Ok? Andiamo a Leone. Leone, voi siete sempre quello che piangete, che vi lamentate, vi sentite colpevoli, non siete all'altezza. Non è più tempo, guardate quanto belli siete, ok? Che avete la riuscita a vostra portata di mano, avete anche l'amore. Quindi vi state lamentando, state guardando le cose perché siete pessimisti in questo momento, ma non è questo che vi sta manifestando, ok? E quindi siete voi che potete fare quel cambio, siete voi che potete anche avere un momento in cui guadagnerete,
anche dei soldini, dei progetti che andranno in porto. Quindi la riuscita c'è, ci sarà anche un uomo che vi accompagna in questa riuscita, ci saranno delle riunioni, arriveranno dei messaggi molto importanti, quindi per favore date in bicicletta avanti, uscite da quel mood e datevi la possibilità di fare quello che è giusto per voi, ok? Vediamo quali sono gli aiuti per i nostri cari Lion. Anche voi dovete rigenerare. Cosa fa Osiris? Si rigenera. C'è bisogno di trasmutarci, c'è bisogno di metterci in contatto con quella grande bellezza che si chiama vita, con quel sole che ti guida e che quel sole sia veramente la luce in questo momento da seguire per voi. Oh. Le ripetizioni, cosa ti puoi adesso una, guardate un po' la casa Plutone, rigenerazione e totale trasformazione. E do il permesso di trasformarmi, sapete perché la Plutone non lascia più nulla come era prima, cioè vi rivolta come dei calzini. Ma perché? Perché vi porta proprio ad essere lieve, vi porta proprio ad essere chi siete. Quindi lasciatevi portare, fidatevi di voi, perché sapete perfettamente chi siete, ok? E ora le mie amate verginelle, vergine per vergine, wow. Poi mi scrivono le verginelle. Guardate, chi è già caduto. Anubis, cambio, change, vergini, change. È ora di rinascere proprio più consoni, fate le cose che vi fa piacere fare, fate le cose che vi vengono meno, che volete fare, smettete di mettervi la maschera e di fare ciò che non è più per voi. C'è bisogno di stare un attimo fermi per aspettare il momento giusto per prendere quella strada con una grande velocità, come se quel cambio fosse pronto, ma fosse pronto di aspettare un secondino e capire esattamente qual è quella strada e iniziare a camminare veramente per quella strada. E vediamo un po'. Guardate anche voi, Vergine, avete un bel cambiamento. Il cambiamento vi fa cambiare modo di vedervi, come se vi foste guardati sempre in uno specchio distorto, improvvisamente comprate un nuovo specchio e vi vedete. E una grande fiducia, voi lasciate portare a qualcosa di assolutamente nuovo e avete il coraggio di prendere una strada nuova, una strada che fino ad oggi vi ha fatto paura, una strada che non avreste mai preso, ma che ora siete pronti a camminare e siete pronti a creare veramente qualcosa di assolutamente nuovo, qualcosa che è in assolutamente simbiosi con quella che si chiama anima, quella che si chiama la vostra missione, quello che siete venuti a fare qui e ora, questa incarnazione. E i messaggi. Guardate, ci sarà anche, sia avete sia l'amore, sia avete un progetto di soldi che arrivano di lavoro. Quindi io direi che la situazione è veramente interessante. Quindi smettete veramente di essere tristi, di buttarvi giù. Lo so che siete passati in mezzo a tante cose che non si preoccupano, le cose non sono tutte semplici, è vero, ma bisogna anche di avere il coraggio di essere positivi e di fare dei cambiamenti nella nostra vita per fare in modo che le cose cambino. E se continuiamo a fare sempre le stesse cose, le cose non cambiano mai. E guardate, proprio ci sarà un cambiamento proprio con una persona, un uomo che vi aiuterà a fare quel cambio. Secondo me c'è anche un professionista, qualcosa che ha a che fare con dei contratti
e che si muoverà nella vostra vita, ok? Quindi non pensate a quello che è successo nel passato e non nascondetevi, smettete di nascondere, smettete di essere veramente tristi perché siete solo voi che vi state bloccando, perché comunque riuscite, ce l'avete. Se riuscite a stare un attimo, passare sopra a tutto questo pensare che le cose sono negative, pensare che tanto non cambia mai niente, eccetera, vedrete quanto invece le cose possano cambiare completamente. Mm? Ciao Rossa, welcome, welcome, mia leoncina. Vediamo quali sono i messaggi per leggerli. Guarda un po', Vergine. Grande amore e invisibile. Chi c'è qui? C'è la nostra meravigliosa Tola dell'amore, no? Con Seth che si interfaccia con la vostra ombra, ma lei sta preparando un elixir per fare in modo che l'amore possa vincere. E sopra che c'è la grande forza, la forza vitale, quindi come se la vostra Kundalini, Vergine, proprio venisse un impulso molto alto che vi porta veramente a salire verso il cielo e ad aprire con le braccia e a credere in quello che state facendo. Ok? C'è proprio una rinascita, un cambio completo di vision, cioè avete proprio dato la possibilità, ed è qui e ora che dovete dare la possibilità di fare le cose diversamente. Non fate sempre le solite cose. E guarda un po' chi c'è. Nettuno, cioè io vado oltre l'impossibile, vado oltre l'invisibile, perché come vi dico sempre, non ci sono confini, siamo noi che ce li mettiamo, non ci sono dimensioni, siamo noi che ci fissiamo di stare in questa dimensione, ma tutte le dimensioni sono semplicemente intorno a noi e noi siamo ovunque, dovunque, ok? Quindi veramente sono bellissime, queste carte sono stupende, Nettuno è veramente in contatto con il tutto, vado oltre, vado a vedere cosa c'è oltre l'oltre. Ok, grazie Vergine. E ora le mie bilanci, le mie Libra, bilancine, bilancine. Ecco qua, la bilancia, questa luna in Vergine. Facciamo spare. E cosa porta? Guardate, bilancio, dovete però portare armonia dentro di voi. Ok? E ora che voi, come se faceste una grande pace dentro di voi, faceste come, ok, non mi combatto più, ma mi do il permesso di essere semplicemente chi sono. E sono qua, ora. Grazie, la mia Verginella, ti voglio bene, Franci. E auguri, buon compleanno che è stato ieri. Auguri a tutte le vergini, tra l'altro. E, e ora proprio fate pace, conoscete, pace con voi, ok? E avete proprio un cambiamento che vi porta bilancio verso una ricerca, ok? Per che cosa? Per trovare veramente quell'essenza profonda che è dentro di voi e che vi porta a riconoscere che cosa voglio fare, che cosa è la cosa che viene meglio e che non me ne frega niente delle altre cose, è inutile che continuo a fare tutte quelle robe lì che non mi interessano assolutamente. Perché? Perché portate la vostra verità, finalmente vi rendete conto che quello che state pensando, quello che state sentendo è esattamente quella la verità da seguire, solo quella. Allora iniziate proprio quella strada dove incontrerete veramente
vostra anima, potrete il vostro sogno, quello che veramente volete portare nella vostra vita. Vediamo quanti messaggi ci sono per le nostre minacce. Una è la minaccia e sa che c'è anche un incontro con un boy o una girl e questo incontro però va proprio come se voi nel momento in cui vi mettete che siete leggeri, invece di avere sempre quella rigidezza, quella pesantezza che mettete, e state in quello che vi piace veramente fare, in quel momento lì si manifesta qualcuno che per voi è anche molto importante. Achtung, Achtung. Guardate, a casa vostra ci sarà anche una riuscita a livello di soldi, progetto, qualcosa di lavoro, e smettete sempre di pensare che le cose non sono andate bene, come volevate voi, perché avete proprio invece qualcuno che vi aiuterà a capire come poter affrontare certe cose che sono ancora, come dire, devono ancora essere messe in balance, no? E portate veramente quella contatto con grande amore e riporterete anche come dire, un'armonia, una chiusura, c'è da chiudere, un rapporto con una persona da chiudere, c'è da portare balance molto di più, fare armonia, un rapporto con una persona donna del vostro passato, che forse è stata gelosa di voi, ma che voi anche l'avete gigantita e avete lottato verso quel rapporto e quello che è successo. In questo momento ci portate veramente una grande armonia, ok? Perché avete veramente una riuscita proprio che ha a che fare con la comunicazione. Please, comunica, ok? Vediamo quali sono gli aiuti di Helpers. Guardate, il grande amore condizionale, c'è bisogno di amarvi incondizionatamente, spudoratamente, veramente chi siete e veramente di trasmutare quell'amore, quell'oro che porta l'amore, l'amore può tutto, l'amore può riportare armonia nelle nostre vite e può riportare quell'oro. Quindi perdonatevi, amatevi e portate l'amore in ogni cosa che fate nella vostra vita. Vi piace. Ok? E come qua, senza farlo apposta, bilance, guardate un po', amore è l'amore incondizionato e l'amore le canne sulle della luna. Quindi l'angelo custode, portare veramente amore, amore, amore è la vostra parola che vi accompagnerà per questa luna in Vergine, in Bilancia, tanto là. Bacio. E chi c'è adesso? Lo Scorpione, Scorpio, Scorpio. Vediamo per lo Scorpione questa luna in Vergine. Si risveglierà il nostro Moonchild. Vediamo per lo Scorpione. Scorpione, c'è bisogno di fare un cambio. Grazie a te, Giulia. C'è bisogno di fare un cambio, Scorpione, e c'è bisogno di avere il coraggio di camminare in una nuova sfida, come dire. C'è bisogno veramente di andare oltre, c'è bisogno di lasciare andare quello che avete fatto fino ad oggi, perché vi siete anche stancati di fare sempre le solite cose. E, e di ricambiare dei parametri della vostra vita. Questa luna in Vergine. Guardate un po'. Bisogna manifestare, ma questa manifestazione arriva proprio da un silenzio che porto tra cielo e terra e sento proprio dentro di me che cosa è la cosa giusta per me
allora in quel momento io mi fido di me, mi fido della mia verità, Scorpione, mi fido di quello che sento io e a quel punto le mie strade si aprono, ma io devo camminare una grande leggerezza, cioè la pesantezza proprio la dovete lasciare nella vecchia luna, dovete proprio trasmutare veramente tutto e camminare veramente, cambiare, dovete proprio cambiare completamente il modo di vedere le cose, il modo di farle e devo cambiare proprio portando tutta quella, tutto come se tutto fosse allo stesso livello, non una cosa su una cosa, solamente c'è bisogno veramente di fare un lavoro, mi verrebbe da dire, diceva la mia mamma, certosino, diceva, cioè vuol dire cesellando e mettendo a posto tutte quelle cose che mi lasciano in sospeso per tanto, tanto, tanto tempo. Adesso è il momento di farlo diverso, perché non sarà più possibile continuare a fare le cose come prima. Cioè, un cambio molto potente a cui stanno divergi. Vediamo cos'altro dicono. Per casa nostra, questo cambiamento è a casa nostra, è proprio lì dove abitate, dove siete, ok? Ciao Mimma, welcome, welcome. Guardate, avete proprio veramente di essere proprio fedeli a ciò che siete, non preoccupate per le persone che possono essere contro di voi, cioè smettete veramente proprio di dare cibo, dare pane, dare energia a tutte queste cose, andate oltre, cioè avrete riunioni di persone proprio che sono molto importanti e una grandissima leggerezza proprio perché c'è questo grande, grande cambiamento da mettere in atto. C'è proprio una riuscita in questo cambio, una riuscita che vi porterà veramente a manifestare cosa siete. Molto importante, molto importante. E, e c'è anche un incontro con qualcuno di molto interessante e di anche divertente a livello proprio molto, molto d'amore, di corazon. Vediamo mm, quali sono gli aiuti. Guardate un po'. L'archetipo del fuoco. Perché il fuoco? Perché c'è qualcosa che va riacceso, c'è una fiamma che deve bruciare di nuovo, ma deve bruciare come? Deve bruciare nel modo giusto, deve bruciare per la verità, deve bruciare per un intento che sia portato veramente con una grande pulizia e con veramente senza nessun tipo di manipolazione, ok? Perché? Perché questo fuoco deve bruciare per fare in modo che il mio sole, io, possa riconoscermi, perché è giunto il momento che voi abbiate scorpioni sotto la luce del sole, è giunto il momento che non abbiate paura, è giunto il momento che crediate solo in voi stessi. Grazie Scorpio, Sagittario, questa luna in Vergine, i miei amati Sagittario, infatti Sagittario, dovete semplicemente credere in voi, dovete semplicemente portare la vostra verità onorandola e rimanendo armoniose quando la dite, portandola fuori come se fosse un grande dono e offrendola a voi stessi, alla vostra vita, a tutto ciò che riempie intorno a voi. Pensare anche per voi c'è qualcosa che inizia e c'è veramente un credere, lasciare andare tutto quello che ancora state trattenendo, c'è proprio da riportare una grandissima armonia.
e da veramente credere in voi. Più voi lasciate andare, più voi vi renderete conto che siete al centro del tutto e che le strade si aprono per andare veramente alla vostra essenza e in quell'essenza voi potete manifestare e credere chi siete e non è detto che arrivi anche qualcuno nella vostra vita è molto importante, come se ci fosse un cambio anche a livello di una relazione con ok? Vediamo un attimo quali sono gli altri messaggi per il Sagittario. Sagittario, non tormentatevi, non pensate sempre che c'è qualcosa, veramente, credete in voi. C'è quell'amore che arriva alla vostra porta, non nascondete il Sagittario, perché c'è proprio la riuscita nella vostra vita, un cambiamento con una persona. E, e voi dovete semplicemente lasciare che l'armonia, che l'armonia della vostra comunicazione, il vostro modo di comunicare, di parlare, possa veramente uscire. E non tenetevi, smettete di avere paura di dire, avere paura che le emozioni possano prendere il sopravvento in quello che è il vostro comunicare, proprio lì che ci sarà il grandissimo cambio. Quindi datevi il permesso invece di rimanere bloccati, datevi il permesso di poter superare quello scoglio che ancora vi fa avere paura di comunicare da quelle emozioni. Ok? Vediamo quali sono per il Sagittario. Guarda, avete a vostra disposizione 5 elementi. L'alchimia totale, quindi potete usare in questo momento tutta l'alchimia, tutti i 5 elementi che proprio sono intorno a voi e vi stanno aiutando. Direi che è benissimo. E vediamo con le carte del sole, c'è, e arriva, guarda un po' perché? Perché questi 5 libri portano a scoprire i vostri talenti, le vostre qualità e a essere certi di quelle qualità sono proprio quelle che dovete portare nella vostra vita. Quelle cose lì sono le cose che vi vanno meglio ed è quello che dovete fare, quindi focalizzatevi in questo, non perdete tempo in altre cose, focalizzatevi in questo. Ok? Grazie mille, Sagittario. E ora andiamo al Capricorno. Capri. Super Capri. Vediamo un po'. Capricorno, voi capirete veramente chi siete, cosa volete portare, che cosa volete creare. E tutto ciò che volete crearlo sarà intorno a una grande verità, come se foste all'interno veramente di una cupola celeste, dove capirete che cosa dovete tenere, che cosa dovete buttare in questa nuova creazione che dovete fare. Ok? E vediamo un po'. Guardate, la fondamentale Capricorno è crede in voi, come proprio dovesse diventare un mantra, che non è, che non è, che non è. E so che cosa ho, so quali sono i miei talenti e inizio a utilizzarli e finalmente cambio il modo di guardarmi, cambio il modo di vedermi, cambio il modo di vedere chi sono, ok? E come sono e mi vedo e ho il coraggio veramente di fare che cosa, di amare e ehm, e di stare dentro quel cuore e di non avere paura di mostrare, no? Quanto mi amo, di non avere paura di mostrare quanto amo, quanto uso l'amore nella mia vita, in tutte le cose che dovete fare, anche nei progetti che dico sempre business.
partono da un desiderio del cuore e lì, in grande rispetto a quello che sto facendo, quel progetto può veramente manifestarsi, ok? Andiamo il messaggio di Capricorno. C'è una novità, non tormentatevi pensando che ci siano dei problemi, ma veramente fidatevi. Questa novità vi porta veramente a una riuscita, vi porta proprio a un cambiamento. Quindi la cosa che dovete fare è io smetto di nascondermi e cadranno anche diverse teste, cadranno anche diverse facce intorno a voi. Vedete veramente le persone per quello che siete. Avere una riuscita totale anche veramente nel amore, ok? Quindi fidatevi veramente di voi, non fatevi fermare da nulla, non pensate che c'è qualcuno che ce l'ha con voi che vi può fermare, perché voi avete una riuscita a vostra portata, ok? Quali sono gli aiuti? Guardate un pochino. La riconciliazione di due cose, ma quello che dovete fare, dovete riconciliare le vostre due parti e voi pensate che sono in disaccordo, c'è bisogno di fare pace dentro. Quindi io porto veramente quell'armonia all'interno di me, in quelle due parti, proprio perdonando, finalmente comprendendomi, comprendendo chi sono, comprendendo cosa devo portare. E a quel punto con la mia parte, che pensavo che fosse contro di me, io creo un accordo. E quell'accordo è assolutamente fantastico, che vi porterà esattamente in qualcosa di interesse. Ok? L'altro aiuto. Io scelgo, posso scegliere io ora, perché ho fatto l'accordo con la mia parte, che pensavo fosse contro di me, e ora posso scegliere, nessuno mi è contro, sono io solo che posso scegliere cosa è giusto per me. Grazie Capricorni. E ora Acquario, Acquario, vediamo questa è il nostro Acquario. Il coraggio di camminare verso la vostra missione di vita, il coraggio di camminare per abbracciare le vostre emozioni, Acquario. Questa luna in Vergine vi chiama a questo, a prendere quel coraggio, di riconoscere chi siete, iniziando a camminare nuove strade, proprio creando quell'armonia e riportando quel maschile e quel femminile, quelle due parti ad andare veramente insieme, una danza veramente così finita e andando veramente con il vostro cuore aperto, perché se ne sono qua bellissime, con il vostro cuore aperto verso quelle che sono le vostre emozioni, verso quello che volete veramente creare, verso quella missione che siete venuti a fare qui, in questa incarnazione, qui e ora. Sono veramente potenti, sento proprio questa grande potenza Acquario. Quindi non nascondetevi per favore, ma seguite questa grandissima chiamata, ok? Vediamo un pochino quali altri aiuti ci sono per messaggi sono per l'Acquario. Guarda che c'è proprio la riuscita anche di amore a casa nostra, Acquario. E nonostante siano state delle cose che non sono state in armonia in questo periodo, cercate di vedere le persone e ritornate a contattare dei cerchi di persone e ad essere, a darvi la possibilità di esserci, ok? E non di sentire sempre che c'è qualcuno che cerca di fregarvi, eccetera, per cui vi mettete in prigione, no? Ma alleggerite il quadro di via. Smettete di tormentarvi, ma avete la riuscita delle vostre mani. La riuscita è proprio nei nuovi
gruppi di persone che frequenterete e che inizierete a incontrare da adesso in poi. Ok? Ciao Leonora, benvenuta. Bacio. E vediamo quali sono le aiuti per l'acquario. Guardate un po' anche per voi acquario. Riaccendiamo quel fuoco, riaccendiamo quel fuoco della vostra anima e cominciamo a farlo bruciare nella maniera giusta. Cominciamo a lasciare che quella fiamma non si spenga più da oggi in poi, ma che rimanga sempre una piccola fiammella che continui a camminare con voi. Guardate un po', già una amica per applicare il quadro. Vorrei prendere una cosa qua, cioè una nuova direzione di vita, una nuova direzione di seguire. Perché? Perché c'è da portare la routine in quel tradimento. Chi è che si è tradito? Voi vi siete traditi. Avete tradito la vostra essenza, avete tradito chi siete. Quindi c'è bisogno di prendere possesso di voi, di seguirvi e di riportare veramente quella grande armonia. Ok? Grazie Acquario. E ma i pesci, mi stavo dimenticando i pesci, le mie pescioline, le pescioline doc, e vediamo questa luna in Vergine, le mie altre pescioline, già, guardate, pescioline. Qua bisogna portare armony, riportare armonia nella vostra vita, ricordatevi quelle basi e contattate quelle emozioni soprattutto verso un uomo maschio. Ci sono ancora dei nodi che vanno rivisti, che vanno riguardati e vanno riportati in armonia. Non abbiate più paura di tutto questo. Mm. E ci sono veramente delle nuove strade che si aprono e dovete andare veramente nella vostra essenza, che è la cosa più importante, per riconoscerla. Dovete cominciare a camminare proprio in nuove strade. Dovete avere il coraggio di fare le cose diversamente. Allora in quel momento sarete veramente al centro e capirete qual è la creazione che volete fare. Verrà fuori come un fulmine a ciel sereno e sarà veramente importantissimo portarla avanti. Ok? Vediamo qualche messaggio ci sono per i fish. Fish. Anche voi smettete di abbattervi, ma avete veramente la riuscita davanti a voi, quindi rendetevi veramente liberi. E, le cose sono già fatte. Mm, anche se ci ho pensato che sia una persona che pensa che gli ostacoli, lasciatela andare, lasciate andare questa rabbia, lasciate andare questo fastidio, voi andate per la vostra strada, perché veramente le cose si possono veramente sistemare, dovete riuscire però a non abbattervi moralmente, perché siete solo voi che intanto vi portate giù, perché riuscirete con questa luna in Vergine a ribilanciare tantissime cose. E ora vediamo gli aiuti per pesci, e ne sono tutti due, guarda un po', Dot, la grande illuminazione, grande maestro dei sogni, maestro della scrittura, maestro della tecnologia, quindi chiamate questo grande maestro se avete bisogno di aiuto a vostra disposizione. Guardate un po' la grande piramide, l'archetipo della Terra. Quindi connettetevi veramente alla grande madre per poter ricevere le risposte, pesci. Nonostante tutta la vostra illuminazione, dovete riuscire a rimanere sempre con quei piedi molto centrati nella terra se volete i vostri desideri la realtà. Guardate un po'. Il cercatore.
comprendo, la grande comprensione di veramente un grande disegno che è nella vostra vita, vi sta mostrando che forse ora, con un po' più di pace, un pochino più di respiro, riuscite a vedere, riuscite a sentire come piace dire a me. Grazie pesci, grazie a tutti, grazie sempre di ascoltarmi. Sapete che per me è un dono potervi condividere le mie vision per le lune. Grazie a te Anna. Voi siamo tutti magici, siamo tutti assolutamente magici, è che non ce ne rendiamo conto. Quindi con questa luna in vergine proviamo a vederci quando siamo belli e quando siamo magici tutti. Grazie mille a tutti, buonanotte, buona luna in vergine, c'era quel pesce, buona luna in vergine, percorso buono. Grazie a tutti, vi voglio bene, ciao, alla prossima.